Amici di Crazy Rider, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Non poteva mancare una recensione completa dedicata alla moto più apprezzata e venduta nella stagione 2024, la Benelli TRK 702X. La prima cosa che voglio fare è chiedere a Lucia quali sono state le motivazioni che l'hanno portata ad acquistarne una. Chiediamoglielo. Ciao a tutti, le motivazioni sono molto semplici: cercavo una moto comoda, confortevole, facile da guidare, intuitiva e precisa. Questo me l'ha dato la TRK 702 e non da meno la qualità e il prezzo, perché è di ottima qualità. Sicuramente il prezzo e la qualità sono stati le motivazioni che l'hanno portata ad avere un gran successo. Come potete vedere, questo modello è stato abbellito e allestito con diversi optional della casa e anche aftermarket. Raccontaci. Allora, ho comprato una sella ribassata di circa 20 mm per avere un maggior appoggio a terra, delle barre di protezione per le eventuali piccole cadute magari sul fuoristrada, sullo sterratino, un cupolino rialzato con un deflettore per avere maggior protezione dal vento, perché quello originale era troppo piccolo, e dei faretti aggiuntivi per essere vista maggiormente dagli altri veicoli. Oltre a ciò vedo che hai abbellito la moto, arricchita con diversi adesivi che la rendono ancora più accattivanti, ma è già bella di suo, è una moto veramente affascinante. Quindi aspettate il termine della sigla e non mancate alla mia recensione. Ciao! Ciao! Questa TRK 702X mi ha trasmesso subito tanta sicurezza per la sua grande stabilità. Il fine trasmesso mi ha portato a scoprire subito il limite imposto dal cavalletto centrale. Quest'ultimo limita a un angolo di piega relativamente contenuto e nettamente inferiore a quello raggiungibile. Tale restrizione mi ha costretto a fare una modifica sostituendo il grosso tampone di battuta originale con qualcosa di improvvisato ma che funziona. Posizionato più in alto, grazie a una battuta di minor spessore, ho potuto raggiungere angoli di piega più accentuati e inaspettati da una moto di questo segmento. Ho scoperto così un avantreno particolarmente preciso in inserimento come in percorrenza di curva, complice una forcella con steli da ben 50 mm e il giusto carico sulla ruota anteriore. L'idraulica non troppo cedevole in compressione ben frenata in estensione mantiene stabile l'avantreno sulle asperità più accentuate senza compromettere il comfort di marcia. L'escursione di 140 mm offre il giusto compromesso tra sportività e piacere di guida. Il fatto che la forcella non affondi troppo diventa un vantaggio nella guida sportiva su strada. Si può forzare la staccata tenendo pinzato fino a centro curva. Ottima la scorrevolezza. Nel fuoristrada però sarà dunque meglio tenere un passo conservativo al fine di non raggiungere il fine corsa della sospensione anteriore. Nell'eventualità si volesse andare oltre alle più semplici strade bianche, consiglio di sollevare l'avantreno di 4 o 5 mm mediante lo sfilamento dei foderi. Oltre ad aver minor peso sulla ruota anteriore e quindi diminuire il rischio di un completo affondamento della forcella, con questa soluzione si migliorerà il controllo dell'avantreno sugli avvallamenti e si avrà più luce a terra e maggior trazione. Al posteriore troviamo un buon ammortizzatore che lavora senza leveraggio. Nonostante ciò, la robusta e progressiva molla consente di avere un bel sostegno senza trasmettere eccessiva rigidità. La peculiarità di questo ammortizzatore è quella di consentire il trasporto di un passeggero senza doverlo necessariamente precaricare. La sua regolazione comunque è possibile nel precarico tramite le scomode ghiere e nell'idraulica, sia in estensione che in compressione. Ottima la soluzione adottata al fine di proteggere bene l'ammortizzatore da sassi e fango. Il robusto telaio a traliccio con relative piastre di rinforzo porta il peso della TRK 702X a 218 kg a secco, che diventano 235 in ordine di marcia. Questo fatto non incide negativamente sulla maneggevolezza e sulla semplicità di gestione del mezzo a motore spento. Per chi non supera i 175 cm di altezza, però, consiglio la sella ribassata di 20 mm. Quella originale è comoda ma costringe a una posizione divaricata delle gambe, non facilitando l'appoggio dei piedi a terra. I cerchi a raggi non consentono di montare pneumatici tubeless, una scelta che non condivido considerando la poca attitudine di questo modello ad un impiego off-road. In ogni caso però monta pneumatici prestazionali e molto versatili, i Pirelli Scorpion Trail STR in misura 110/80 R19 all'anteriore e 150/70 R17 al posteriore.
Il motore non è un fulmine nel salire di giri, ma la spinta non manca mai. La coppia è disponibile a un regime di rotazione intermedio, proprio dove lo si vorrebbe nei tratti di montagna o viaggiando a pieno carico. L'allungo c'è, ma non è il suo punto di forza. Portarlo oltre gli 8.000 giri si consuma più benzina inutilmente senza trovare molta soddisfazione. Il calore sprigionato è appena avvertibile alle basse andature. Il paracoppe in alluminio non protegge il filtro dell'olio motore dal pietrisco. Per evitare di rimanere a piedi, consiglio vivamente di cambiare quello originale con uno più protettivo o di realizzare qualcosa che lo possa proteggere adeguatamente. Noi abbiamo pensato di realizzare una griglia metallica da fissare al di sopra della coppa originale, soluzione economica ma funzionale. La rapportatura finale enfatizza il tiro del motore ai medio-bassi, ma non è così corta da rendere sconfortevoli i viaggi autostradali. A 130 km/h si rimane al di sotto di un regime di rotazione che inevitabilmente provoca delle vibrazioni. I consumi sono contenuti ma non eccellenti se consideriamo cilindrata e prestazioni. In media si possono percorrere 20 km con un litro di benzina. Privo di fastidiosi rumori metallici, questo propulsore lascia sfogo allo scarico di emettere una bella voce cupa. La frizione a cavo è veramente morbida da azionare e facile da modulare. Alle partenze da fermo non si rischia lo spegnimento involontario del motore. Il cambio è altrettanto morbido ed è instancabile. Non ho riscontrato indurimenti nonostante l'utilizzo intenso e senza riguardi. La potenza frenante è adeguata alle prestazioni, ma è appena sufficiente se si viaggia a pieno carico. Sull'anteriore bisogna strizzare la leva con rapida decisione se si vuole ottenere potenza dall'impianto. Più che una mancanza di efficienza da parte delle pinze, credo sia la pompa ad essere inadeguata per mancanza di una buona modulabilità. Al posteriore la cosa non cambia di molto, la modulabilità è di poco migliore ma l'azionamento risulta spugnoso. Per aumentare l'efficienza ho praticato un foro per arretrare l'appoggio del piede. In questo modo si aumenta la forza di azionamento grazie a un più favorevole gioco di leva. In sella la TRK 702X si sta veramente comodi. Le selle sono spaziose e adeguatamente imbottite. Nella guida sportiva si può arretrare i piedi sulle pedane senza essere ostacolati dai piedi del passeggero. Anche quest'ultimo gode del giusto spazio anche con le valigie laterali montate. Grazie al grosso serbatoio da 20 litri, al frontale ben sagomato e ai 2 deflettori montati, si ha una buona protezione aerodinamica a livello delle gambe e del busto. Con il copolino originale però restano scoperte spalle e casco. Su questo modello abbiamo montato un copolino più ampio e alto e posizionato un deflettore. Con tali accorgimenti abbiamo ottenuto una protezione da vera tourer. Il manubrio alto e largo ottimizza il comfort di marcia e la manovrabilità dei percorsi difficili. Anche nella guida in piedi si ha tutto sotto controllo. I robusti paramani riparano dall'aria ma anche dai rovi. Gli specchietti offrono una buona visibilità quando le vibrazioni non sono eccessive. I blocchetti sembrano di bassa fattezza ma in realtà sono robusti e funzionali. Non manca la retroilluminazione. Niente keyless per la TRK, ma non lo ritengo un difetto. Le luci sono completamente a LED. L'abbagliante si accende automaticamente in mancanza di sufficiente illuminazione. L'intensità luminosa del TFT si adatta autonomamente a seconda della luce presente. Nelle ore notturne e in galleria cambia di sfondo. La visibilità delle informazioni diventa difficile se lo schermo viene colpito direttamente dalla luce solare. Visto e considerato che i costi degli accessori originali sono contenuti, per limitare i danni in caso di caduta consiglio di montare la robusta barra di protezione. Non mi farei mancare anche i faretti supplementari che di fatto sono molto potenti e quindi ben visibili anche di giorno. All'alto del TFT di serie troviamo l'ingresso USB e C per la ricarica dello smartphone. In conclusione devo dire che resta difficile trovare qualcosa di questa TRK da poter mettere seriamente in discussione, soprattutto se consideriamo il prezzo iniziale d'acquisto. La robustezza delle plastiche, la solidità degli accoppiamenti e relativa verniciatura sono migliori di quelle spesso riscontrabili su modelli più costosi. Per quanto mi riguarda, il successo è tutto meritato. Bene amici, vi ringraziamo di averci seguito. Per chi non l'avesse ancora fatto, chiedo gentilmente di iscrivervi al canale e di cliccare sul pollicione se vi è piaciuta la nostra recensione. Non perdetevi il prossimo appuntamento con Crazy Rider Italia. Ciao!